Good morning, guys, and welcome to this brand new day of Business at the Market. Salve a tutti, io sono Francesco Pisacane e oggi vi parlerò del doppiaggio automatico YouTube e dei sottotitoli e in particolar modo vi spiegherò qual è il sistema che ho adottato io per andare a doppiare i miei video e per mettere titolo, descrizione e sottotitoli nelle altre lingue. Allora, partiamo col fatto che per chi parla italiano come me o per chi ha il canale italiano, dobbiamo dire che nel mondo le persone che parlano italiano sono dai 63 ai 65 milioni, mentre invece le persone che parlano italiano anche come seconda lingua diventano 67-68 milioni. Le persone che parlano inglese come prima lingua, volete sapere quante ne sono? 380 milioni. Le persone che parlano l'inglese anche come seconda lingua sono 1,5 miliardi. 1,1 miliardi, 1,2 miliardi se vogliamo pensare ai cinesi. La lingua hindi 600 milioni, lo spagnolo 550 milioni, l'arabo 330-340 milioni, il francese 310 milioni e il portoghese 236 milioni. Quindi capirete che noi che parliamo italiano e quindi quando realizziamo un video in italiano andare a riferirci ad un pubblico limitato rispetto a quello che possa essere quello inglese o quello cinese è una cosa che ci limita tantissimo su YouTube, dobbiamo essere sinceri, ecco perché i canali americani vanno così forte. Però YouTube ha pensato di venirci incontro. Come ci sta venendo incontro YouTube? Con il doppiaggio automatico. Oggi l'italiano ha la possibilità di mettere il doppiaggio automatico in inglese. Pian piano arriveranno altre lingue, queste cose poi ve le spiegherò man mano. Allora, come prima cosa noi dobbiamo controllare se il nostro canale è abilitato al doppiaggio automatico. Come facciamo a verificare? Facciamo così, andiamo sulla nostra pagina principale di studio, andiamo in impostazioni, canale, impostazioni avanzate, scendiamo giù, consenti doppiaggio automatico, abbiamo proprio il testo doppiaggio automatico. Allora, se tutto ciò compare vuol dire che il nostro canale è abilitato al doppiaggio automatico. Consenti il doppiaggio automatico, se ce l'avete e non ce l'avete flaggato lo andate a flaggare. Esamina manualmente il doppiaggio prima di pubblicarlo. Vi dico la verità, io l'avevo flaggato, poi mi sono reso conto che andare a esaminare il doppiaggio e poi non puoi apportare modifiche, ma l'unica cosa che puoi fare è cancellare il doppiaggio, e quindi ho ritenuto inutile questa cosa e quindi gli ho tolto il flag e ho lasciato così: consenti il doppiaggio automatico flaggato, esamina manualmente il doppiaggio non flaggato. Detto questo, andiamo a vedere un attimino come si fa nel pratico. Allora, io ho appena caricato un video che dovrebbe essere in elaborazione. Aggiorniamo la pagina. Eccolo qua. Allora, ci ho inserito già il titolo e la descrizione. La prima cosa per verificare tutto questo è andare in lingue. Andiamo in lingue, il video l'ho appena caricato e troviamo la scritta: la traduzione automatica inizierà dopo la generazione dei sottotitoli. Per ora puoi aggiungere altre lingue manualmente. Quindi noi cosa facciamo? Come prima cosa, modifica sottotitoli. Allora, i sottotitoli li troviamo così, fai modifica la sincronizzazione e te li vai a controllare, puoi partire qua e ascolti anche. Quanto fai i costumi? Allora, quanto fai i costumi? Questo è un Prada Fake, prezzi alti sul sito ufficiale, in vendita a 199 euro. Queste quanto le fai? Però è nuovo, è proprio un'ora. Ecco, io dico in napoletano, utilizzo la parola wagyu. Buongiorno, V sta scritto qui, e benvenuti in questa nuovissima giornata di affari al mercato. Allora io lo vado a correggere. Wagyu lo riconosce e lo traduce in inglese come guys. Buongiorno Wagyu e benvenuti in questa nuovissima giornata di affari al mercato, domenica mattina. Allora facciamo così, me li controllo un attimo e ci rivediamo fra un secondo per voi.
Ok, mi sono controllato tutto il testo, ho corretto quello che dovevo correggere e facciamo pubblica. Ora ci abbiamo i sottotitoli corretti. Perché corretti? Perché praticamente può capitare che YouTube non afferra bene la parola, qualche termine lo dici in dialetto e non in italiano e quindi tu te lo vai a correggere in maniera tale che può pubblicare i sottotitoli in maniera corretta nelle altre lingue. Come vedete, qui è comparsa la lingua inglese, l'audio elaborazione in corso. Noi cosa facciamo? Come prima cosa sull'inglese. Allora, il titolo e la descrizione, qui non facciamo nulla perché lo farà automaticamente alla pubblicazione dell'audio. Sottotitoli manuali, facciamo aggiungi. Allora, hai la possibilità di caricare il file, quindi prendi tutto il testo che hai modificato e hai corretto in italiano, lo puoi modificare nelle altre lingue, in questo caso nell'inglese, e lo carichi direttamente. Hai la possibilità di digitarlo manualmente oppure traduzione automatica, la cosa più semplice, da Google. How much do you make for costumes? This is a fake Prada. Ecco qua, ci ha tradotto tutti i 21 minuti di video. Pubblica. Fatto questo, vediamo che l'audio è ancora in elaborazione in corso. Quanto ci vuole? Ci possono volere 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, mezza giornata, a volte una giornata intera, però io ho notato una cosa: se pubblichi il video con l'audio ancora in elaborazione in corso, può durare anche una settimana l'elaborazione. Se pubblichi il video a elaborazione completata, l'operazione, vi ripeto, è 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, poi dipende dalla lunghezza del video, dipende dalla complicità del testo, dipende da vari fattori. Poi cosa andiamo a fare? Aggiungi lingua. Allora, qui tu praticamente hai la possibilità di aggiungere, c'hai più di 140-150 lingue. Ovviamente aggiungerle tutte è uno scristo. Vai ad aggiungere le principali, quelle che ti sono più simpatiche. Io per esempio l'albanese lo aggiungo sempre perché sono stato per 2 anni consecutivi in Albania, ho girato tantissimi video e ho un piccolo pubblico anche albanese. Allora, aggiungiamo la lingua albanese e poi devi aggiungere tutte quelle là principali, quelle che abbiamo citato prima e tutte le principali. Aggiungi la lingua albanese. Cosa ho fatto io? Già mi sono preparato le 2 pagine di Google Translate. Questo è il titolo, lo mettiamo in lingua albanese, facciamo copia, torniamo sulla pagina di YouTube Studio e lo incolliamo qui. Lo stesso lo facciamo per la descrizione, andiamo sulla lingua albanese, facciamo copia e lo incolliamo. Ok. Fatto questo, andiamo ad aggiungere i sottotitoli. Quindi ragazzi, l'albanese che aprirà il mio video, a parte gli albanesi parlano italiano e quindi la maggior parte degli albanesi non è un problema, però l'albanese che parla solo albanese e vuole seguire il mio video ha la possibilità di tradurlo con i sottotitoli. Quindi salva modifiche per il titolo e la descrizione, traduzione automatica come abbiamo fatto prima per l'inglese, eccolo qua. Pubblica. E questo lo andiamo a fare per tutte le lingue principali, quindi lo spagnolo, il francese, il portoghese, l'indi, il cinese, il giapponese, le lingue principali e tutte quelle che vuoi aggiungere. Più lingue aggiungi e più possibilità c'è che questo video venga visto da quella persona che si trova in quel paese. Cioè, se io non aggiungo il titolo, la descrizione e i sottotitoli in sloveno per esempio, è più difficile che venga visto da uno sloveno. Se io vado ad aggiungere il titolo, la descrizione e il sottotitolo in sloveno, è possibile che uno sloveno apra il mio video, senta l'audio che non è italiano, può decidere di metterlo in inglese, può guardarlo nella lingua originale italiano, ma può tranquillamente mettere i sottotitoli e mentre guarda il video legge i sottotitoli. Però vi volevo far vedere un'altra cosa. Mettiamo ad esempio il cinese. Allora, quindi andiamo sulla pagina del titolo di Google Translate e prendiamo la lingua cinese.
cinese tradizionale, copia, incolla, descrizione, traduciamola in cinese, copia, incolla. Allora, hai la possibilità di aggiungere la miniatura, questo vi volevo far vedere. Allora, io sto cercando di fare una cosa che vi suggerisco di fare anche a voi. Come vedete qui su questa miniatura avete un prezzo 199 euro e un prezzo 3 euro. Praticamente sono degli occhiali che costano 199 euro e li ho pagati 3 euro a un mercatino dell'usato. Se io avessi scritto delle parole in italiano avrei dovuto tradurre quel titolo sulla miniatura anche in cinese, anche in albanese, anche in francese. Se utilizzate dei simboli o solamente dei numeri o dei prezzi, è più facile che quella miniatura si internazionalizzi e non c'è bisogno di andare a creare una miniatura per ogni lingua, perché è vero che tu puoi lasciare anche la miniatura, ci metti il titolo, ci metti la descrizione, ci metti i sottotitoli in cinese, ma lasci una miniatura in italiano. Però secondo me è meglio non mettere una parola italiana quando vai ad aggiungere tutte queste lingue. Poi hai la possibilità, oltre alla miniatura, quindi io se utilizzassi una miniatura specifica per ogni lingua dovrei aggiungere qui la miniatura. Facendo delle miniature tra virgolette internazionali non lo faccio questo lavoro. Poi hai la possibilità di aggiungere tu una traccia audio già doppiata. Questi sono lavori che fanno i grandi, tipo come MrBeast, e poi hai la possibilità, come abbiamo fatto anche per l'albanese, di aggiungere i sottotitoli. Quindi facciamo così: traduzione automatica dei sottotitoli, eccoli qua. Tutti vedete qua cinese Prada, perché Prada è un brand e quindi te lo fanno leggere così. 199, vedete? Tutti i 21 minuti di video tradotti in cinese. Pubblica. Ok, allora siccome questo è un video che io ho già pubblicato e lo sto ripubblicando tra virgolette, non lo pubblicherò, potrei aggiungere altre lingue, non lo faccio perché l'importante era farvi capire qual è il sistema che adotto io. Una volta che vi ho fatto vedere come si aggiunge il titolo, la descrizione e i sottotitoli nelle altre lingue, anziché attendere l'elaborazione in corso del doppiaggio della lingua in audio inglese, andiamo, perché questo è un video demo, andiamo sul video originale che ho pubblicato e che trovate sul mio canale. Eccolo qui. Torniamo in lingue. Queste sono tutte le lingue che ho pubblicato e su tutte le lingue, vedete, ci ho aggiunto i sottotitoli e sulla lingua inglese c'è anche il doppiaggio, l'audio. Quindi ci clicchiamo sopra e vi faccio ascoltare l'audio. Allora vi dico subito, la voce, il doppiaggio della voce col tempo si è modificato ed è sempre più simile al mio tono di voce. Questo è un altro lavoro che fa YouTube. Ecco qua. How much do you make for costumes? This is a fake product. Are the prices? On the official website, are for sale for Euro 100, 199 otherwise. How much do you make for these? But it's new. It's really new. Good morning, guys, and welcome to this brand new day of Business at the Market. Fatto questo, Sunday morning, it's vi 6:05. faccio vedere anche un'altra cosa per farvi capire poi l'efficacia di questo lavoro che andiamo a fare. Se io vado nelle analytics di questo video e vado su pubblico, qui abbiamo le lingue più usate per i sottotitoli e sottotitoli codificati. Allora, nessun sottotitolo il 66%, l'italiano il 28,2%, inglese 0,7%, tedesco 0,3%, giapponese 0,2% e via dicendo. Facciamo mostra altro e vi faccio vedere, per esempio, se io seleziono l'inglese,
Allora, in lingua inglese io ho avuto 4 visualizzazioni e su un video di 21 minuti ho una media di visualizzato di 13 minuti e 20. Questo cosa significa? Che le persone hanno visto il video in inglese con l'audio doppiato e con i sottotitoli in lingua inglese. E per aver visto il video per 13 minuti vuol dire che l'utente in inglese chiaramente lo ha capito il video, lo ha seguito e si è appassionato al video. Vi faccio un esempio, mentre invece in giapponese ho una visualizzazione di 11 secondi. Questo ha aperto il video con i sottotitoli in giapponese, 11 secondi, ha visto che magari la cosa o non gli interessava o non apprezzava il fatto della lingua in italiano o in inglese e solo con i sottotitoli in giapponese, e dopo 11 secondi ha staccato il video. Ma in sloveno ho una visualizzazione con una media di visualizzato di 11 minuti e 56 secondi, quindi lo sloveno ha guardato il mio video con o la lingua originale, quindi lingua italiana, o in lingua inglese, ma utilizzando i sottotitoli in sloveno. Quindi tutto ciò direi che è fantastico, ragazzi. E questo pensate che è solo per la lingua inglese, l'audio lo abbiamo solo per la lingua inglese, i sottotitoli li possiamo mettere in tutte le lingue, ma pensate quando YouTube ci darà la possibilità anche a noi italiani di poter doppiare il nostro audio in 10, 15, 20, attualmente il doppiaggio viene fatto per 27 lingue, quindi pensate il nostro video doppiato in 27 lingue diverse, che potenziale può avere. E per noi italiani, dove nel mondo, come dicevamo all'inizio, l'italiano viene parlato solo da 63-64 milioni di persone, diciamo per noi è un plus esagerato. Quindi se tu oggi stai ancora pensando di fare o non fare YouTube, ragazzi, io vi dico una cosa, io ho iniziato a fare YouTube a 40 anni, quindi tardissimo, e non me ne pento, lo faccio per passione, ovviamente non è il mio lavoro principale per i numeri che faccio oggi, però ho una monetizzazione attiva e un qualcosina ci guadagno, ma ci ricopro proprio giusto le spese, e lo faccio per passione, semplicemente per passione, però con quella cosa che può crescere sempre di più. E infatti il mio canale giorno dopo giorno, anche a piccoli passi, cresce un pochino, quindi io sono contento di aver iniziato a fare YouTube da ormai più di 2 anni, sono contento di farlo, credo nel progetto YouTube, credo nel potenziale di YouTube e continuerò a pubblicare sicuramente video su YouTube. E se voi siete ancora dubbiosi, fidatevi di me, iniziate subito. Ci hanno detto tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi voglio fate, agite e non ve ne pentirete. Grazie a tutti per aver guardato questo video fino alla fine, mi raccomando, se avete trovato questo video interessante, un like, un commento e mi fate sapere la vostra, ma la cosa più importante, iscrivetevi al canale che presto arriveranno nuovi video su come utilizzare al meglio YouTube. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao aiuto!